Finire quarto in gara 1, soprattutto vedendo la prima posizione lì davanti a meno di un secondo, ha fatto molto male. Non posso rimproverarmi nulla, come al solito ho dato tutto. La verità è che non eravamo completamente a posto, non potevo attaccare. La notte però ha portato consiglio, perché studiando i dati insieme al team Broncos siamo riusciti a fare quei piccoli aggiustamenti per recuperare i 2 decimi di passo che mancavano. Adesso tocca a me, è il momento di osare e puntare alla vittoria, tanto vicina quanto lontana nei primi 2 round della stagione. Ragazzi, è inutile che ve lo nasconda. Ho fatto il giro d'ingresso in pista entrando dai box e me la sento veramente bene. La moto con i dettagli che abbiamo cambiato rispetto a ieri è veramente un'altra cosa. Obiettivo, sarò veramente aggressivo sin dalla prima curva. Se riuscirò a partire bene dovrò lasciarmeli dietro, andarmene via, fare 2 giri da qualifica e salutare la compagnia. Perché con la Honda che va così forte, con Russo così in forma e tutto quello che avete visto ieri, è l'unico modo per non rimanere intruppati come è successo ieri. Quindi pronti per questa gara 2, bel respirone e si parte. Prima di partire comunque, se avete giusto un attimino il tempo, clic, tasto iscriviti, like e poi a fine video commentino, non fa mai male, Partenza perfetta, primo alla prima staccata dei Cimini e adesso questa prima posizione bisogna difenderla in staccata alla Campagnano perché di sicuro ci proveranno. No, salta, questa volta finalmente posso frenare forte, posso inserire con i freni in mano e posso staccare sotto, cosa che non potevo fare ieri. Quindi mega resistenza all'esterno, lasciate i freni dentro e adesso è il momento di fare il mega giro. Bisogna andarsene. Dai Luca, dai! Purtroppo Torcolacci e Pini out, come vediamo dalla grafica, con Salvadori e l'ingresso di Riccardo Russo, il tornantino bravissimo su Simone Saltarelli. Dai così, sto prendendo margine, me ne sto andando, il piano sta venendo fuori perfetto. Bandiera rossa, qui. No, non ci voglio credere. Bandiera rossa, si rifà tutto da capo. Com'è possibile? Non so cosa dire. Comunque speriamo che i piloti che sono rimasti coinvolti nell'incidente stiano bene, però che palle. In più alla Roma ho dato un occhio in fondo e ci sono dei nuvoloni neri che non promettono nulla di buono. Dobbiamo muoverci perché altrimenti classica situazione di tutto il weekend. Goccioline, cordoli molto infidi. Muoviamoci perché sennò è un casino. Potremmo riuscire a vedere. Ah, ecco da qua. Che botta. Sto bravo e protetto la staccata, sei partito benissimo, bello da vedere, già ti dico, ti già preso male. Allora siamo con Luca Salvadori, partito a razzo
non capiterà mai più, mai più. Quando ho visto la bandiera rossa mi dispiace ovviamente per il pilota perché ha fatto un bel botto, visto. Qua, ho protetto benissimo la staccata su Salta, ho sentito questo aeroplano arrivare, però dai, cerchiamo di replicare, cosa devo dire? Solo questo. Ok, ci siamo, pista ripristinata, sta un po' piovigginando, ma alla fine sono condizioni che abbiamo visto tutto il weekend. È pioggia che non bagna perché l'asfalto è molto caldo, quindi appena cadono le gocce evaporano, è una sorta di situazione molto tricky, come si dice in inglese. Le vedi sul cupolino, fanno paura, ma alla fine l'asfalto in teoria tiene. Ripeto, è una condizione che abbiamo trovato tutto il weekend. Difatti era incredibile vedere tempi a un secondo dal record con la pioggia che cadeva. Inoltre su condizioni che a me piacciono molto, quindi dita incrociate, via dai cordoli, via dalle linee bianche, ma è l'occasione giusta per partire, fare il buco e andarsene. A meno di partenze come al solito non perfette. Per oggi sembriamo in forma. Di Giannini, Mi vediamo, sembra di sì. anche se che rischia, invece ancora Salvadori Saltarelli, no, perché Saltarelli in terza posizione, alzano già le braccia, qualcuno ha alzato la mano addirittura al curvone, ancora mani alzate, piove, bandiera con la croce di Sant'Andrea. Attenzione. Le indicazioni così evidenti dai piloti mi fanno pensare che ci sia tanta pioggia, vanno larghi ai Cimini. Qui il gruppo ha chiuso il gas, evidentemente piove tanto. Salvadori cade, però pioveva troppo, Luca. Vabbè, Luca forse ci stava. Questo è Lanzi. Vabbè, era lì davanti. Scusami, Russo. Non ha voluto mollare e quindi è finito giù alla staccata della Campagnano. Qui dicono tutti basta, fate come vi pare, hanno deciso i piloti. Dammi la mano per favore. Non so cosa dire, perché questo purtroppo è non la fine del campionato, ma è una bella botta. Sembra incredibile perché in un sacco di altre occasioni ho corso con questa situazione e non mi quadra. Il perché non mi quadra me lo ha spiegato subito dopo il Marshall. Appena passati dopo il giro di ricognizione, solo alla Campagnano è iniziato a venire giù una bomba d'acqua che ha inumidito tutta la staccata e noi non potevamo saperlo. Subito dopo di me tutti ovviamente hanno alzato le braccia, sono andati lunghi, non hanno toccato i freni perché giustamente il più svantaggiato in questa situazione è quello che ci arriva per primo. Non ho mai fatto una partenza perfetta nella mia vita, oggi l'ho fatta e era lì ad aspettarmi la mia amica sfiga. Lo so che molti di voi che hanno guardato la gara in diretta, soprattutto dall'esterno, hanno detto guarda sto coglione che cazzo fa. Anch'io rivedendomi dalla regia è quello che subito mi è venuto da pensare anche a me, ma adesso vi faccio rivedere la stessa cosa dagli occhi del pilota senza nessuna interruzione, in modo che potrete capire quando questa situazione sia imparabile. Non abbiamo gli specchietti, non vediamo la gente dietro che inizia dopo 2 secondi ad alzare le mani, a dire fermate tutto e via dicendo. Io sentivo solo il rumore di Russo attaccato dietro perché anche lui stava tirando, semplicemente ho frenato poco prima del mio punto di staccata solito, ma purtroppo non è bastato. Bastava anche cadere la curva dopo alla Soratte, dove è tutto asfalto, avrebbe fatto una strisciata, avrei rialzato la moto, sarei ritornato ai box, cambio pedalina rapido e sarei ripartito. E invece sono caduto a 200 all'ora alla Campagnano e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Adesso però guardate e ragionate come un pilota. Immedesimatevi, cercate di essere su quella moto in quel momento, con quella tensione, con l'unico obiettivo di stare davanti e di non farvi passare, anche perché un sacco di volte
è successa una situazione del genere con goccioline eccetera eccetera e nessuno si è mai preso la briga di alzare le mani dopo 2 curve, e io quello proprio non lo tenevo neanche in considerazione. Adesso guardate l'onboard. Questo è quanto. Purtroppo io sono un pilota, non sono la direzione gara, non mi sembrava neanche giusto dopo le prime 3 goccine star lì a sbracciare per interrompere la gara, perché dal mio punto di vista pioveva, ma era una situazione dove rallentando tempo 1 minuto e sarebbe, come dire, migliorato tutto, perché era chiaro fosse una nuvola passeggera, e invece purtroppo non sapendolo dietro erano già con le mani alzate. Da pilota che è lì davanti deve cercare di vincere e sente un avversario lì dietro che è lì con lui a lottarsela, l'ultima cosa che gli passa per la mente è prendere e cercare di fermare la gara alzando le mani. Mi sarebbe stato più che altro utile come info prima della gara avvisare che in quel punto della pista la situazione era molto più scivolosa e pericolosa rispetto a dove eravamo partiti. Quello sì che mi sarebbe servito. Purtroppo sono cose che, se pensate a tutta la concatenazione di eventi, semplicemente è inutile star lì a dire è colpa di quello, sei un coglione tu. È successo. Era 2 anni, se non sbaglio, che non cadevo in gara. Questa volta l'insieme di fattori ha fatto sì che accadesse. L'unica cosa che si può fare è prossima gara per mettersi lì. Come è successo a me questa volta, può succedere di tutto nelle prossime gare. Io di sicuro non mollerò il colpo, anzi siamo già al lavoro per migliorare i punti deboli della nostra già ultra competitiva V4S. Ovviamente non potremo fare molto perché il progetto della moto di serie è quello, ma voglio portarla alla vittoria. Questo è il mio primo obiettivo. Sarebbe un'impresa, lo sapete, perché i valori in campo un po' si vedono, ma sono strafiducioso e la prossima gara è il Mugello, è la mia pista e penso che potremo fare molto bene. Ieri veramente la moto non mi permetteva di fare quello che faceva Misano, il buttarmi dentro, avere una staccata ultra aggressiva che è il mio punto forte. Oggi quella moto l'avevo, quindi grazie al team perché hanno lavorato tutta la notte per cercare di mettermi in mano quel qualcosina in più per permettermi di fare la differenza oggi. È una gran bella batosta, ma non bisogna mollare. Quindi ragazzi, come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.